Oggi analizziamo il primo capitolo dei Promessi Sposi. L'incipit si apre subito con questa visione topografica. Manzoni descrive il paesaggio sul lago di Como attraverso la tecnica del volo ad uccello, o potremmo dire anche quasi come se avesse un elicottero che piano piano plana verso il basso, e quindi lentamente abbiamo questo zoom fino poi ad arrivare sull'abitato di Lecco, quindi un'ampia descrizione del paesaggio in cui compaiono i monti, le valli, il percorso stesso dell'Adda, poi abbiamo anche il lago di Como naturalmente, fino appunto a zoomare sull'abitato di Lecco. Quindi non è una semplice descrizione oggettiva quella che lui ci presenta, ma una vera e propria costruzione di un paesaggio domestico. Addirittura costruisce proprio un'atmosfera armonica e serena, e questo è proprio il tipico realismo manzoniano. E l'importanza quindi di un paesaggio, anche di un'intimità domestica, serve proprio per sottolineare come il male sia presente in tutti i luoghi della nostra vita, è presente nel mondo, perché non dobbiamo dimenticare che Manzoni analizza la realtà attraverso gli occhi della fede, quindi la fede è fondamentale. Lucia stessa dirà di non essere andata in cerca dei pericoli, ma che i pericoli stessi l'hanno raggiunta nella sua intimità domestica. Quindi vedremo come il personaggio di Lucia, quindi gli eventi, demoliranno la massima con cui era solito sigillare i suoi discorsi Don Abbondio, perché Don Abbondio la pensa esattamente all'opposto. Eppure scopriremo che il male, colpisce tutti indistintamente, quindi sia i ricchi sia i poveri, sia gli oppressi sia gli oppressori, tant'è vero che spesso molti oppressori poi si trasformano in vittime con i personaggi che sono più potenti di loro. Calando dunque nel paesaggio di Lecco, quindi nel paesaggio lombardo, arriviamo poi finalmente ad osservare una di queste stradicciole interne, quindi da spettatori onniscienti e sopraelevati poi veniamo calati nella realtà e veniamo messi di lato, quindi saremo degli osservatori laterali, perché proprio da questa stradiciola poi comparirà Don Abbondio, il primo personaggio della nostra storia. Notiamo subito dunque il contrasto tra la pace della natura e la violenza della storia. Leggendo il testo si capisce subito, in questa atmosfera domestica, chiusa, tranquilla, quindi nel mondo della nostra quotidianità, dove ci sentiamo al sicuro, dove non ci sono apparentemente pericoli, in realtà si celano veramente moltissime insidie, ed è quello che capiterà anche a Don Abbondio. Appena girato l'angolo si troverà di fronte i bravi, quindi il pericolo, in questo caso la violenza, il sopruso, si incarna in quella specie così molto brutta, no? In quella categoria veramente disprezzata dei bravi, quei ragazzacci, quegli sgherri che sono al servizio dei potenti, dei nobili, dei signorotti, come nel caso di Don Rodrigo, dell'Inominato, del conte Attilio. E proprio in questo caso dunque i bravi si fanno portatori di un abuso, l'abuso che poi metterà in moto, quindi che innescherà l'intreccio della storia, quindi che innescherà tutti gli ingranaggi del racconto. E questo però non si può capire, non si può comprendere se non ricordiamo la mentalità cristiana di Manzoni, perché tutto è filtrato attraverso gli occhi della fede. Dunque anche nel mondo intimo, domestico, familiare posso essere colpito dal male, e questo non significa che Dio non esiste oppure che la divina provvidenza non mi possa aiutare, significa semplicemente che noi viviamo in un mondo corrotto in cui alberga il male, quindi è impossibile non fare i conti con i soprusi o con gli oppressori. Sappiamo bene che Manzoni distingue, no, tra la categoria degli oppressi e quella degli oppressori, e vivendo in un tempo in cui la legge non tutela in alcun modo gli oppressi, purtroppo i singoli individui sono costretti a difendersi come possono. Quindi adesso vedremo che Don Abbondio non viene criticato per la sua scelta, quindi di tutelarsi, quindi di farsi prete, perché appunto in questo modo avrebbe ottenuto una protezione. La critica, quindi la condanna di Manzoni, viene rivolta per il suo comportamento morale, cioè per la scelta di non schierarsi dalla parte giusta, quindi di pensare soltanto al proprio interesse personale, quindi in questa sua chiusura egoistica
specifica e non avere invece preso in mano una lettera o comunque non essersi messo in cammino ed essere andato dunque ad informare il suo superiore, ovvero il cardinal Borromeo, come giustamente e saggiamente gli suggerirà Perpetua. La fede serve agli onesti, ai buoni, agli umili, proprio per andare avanti, per avere non soltanto un conforto in attesa di un futuro migliore, quindi della felicità, quindi della ricompensa eterna dopo la morte nel paradiso, ma serve anche per affrontare con un approccio diverso gli ostacoli, cioè il credente ha una marcia in più, ha una forza in più che gli consente di affrontare qualsiasi tipo di prova. È questo che ci sta dicendo Manzoni. Quindi gli oppressi e i semplici, come in questo caso Renzo e Lucia, che sono due persone comuni, sono due di noi, cioè, ma anche noi possiamo riconoscerci, identificarci in loro, quindi a tutti può capitare una disgrazia, una sventura, ma la differenza la facciamo noi. E la fa il nostro comportamento, cioè come noi decidiamo e scegliamo di reagire di fronte quindi agli ostacoli. Don Abbondio preferisce allontanare il pericolo, preferisce aggirare l'ostacolo, lo evita e soprattutto lo allontana, vedremo, no, attraverso questo suo comportamento che rivela già il suo meccanismo psicologico, dando un calcio ai sassi, quindi a tutte le pietre d'inciampo che gli avrebbero ostacolato il cammino. Ecco, Renzo e Lucia e tutti i fedeli, quindi le persone credenti, gli umili, gli onesti che si affidano a Dio e alla giustizia, non fanno così, ma hanno comunque una marcia in più e anche se non possono difendersi dai prepotenti, però sicuramente affrontano la vita con uno spirito diverso e sicuramente in modo migliore. La fede manzoniana non è semplicemente l'attesa che Dio intervenga, quindi non è soltanto un'attesa passiva, quindi una vita contemplativa e inerme, ma è comunque necessario, da buon illuminista qual era, anche iniziare a costruire un mondo migliore, quindi tentare di rivolgersi alle autorità, come avrebbe dovuto fare Don Abbondio, proprio per intervenire, quindi per cercare di ridurre sempre di più lo strapotere e l'abuso da parte dei politici, dei governanti e della giustizia, quindi di tutto quel sistema giudiziario, politico, quindi tutto l'apparato amministrativo del potere che vedremo nel 600 ma anche nell'800 manzoniano era ancora inefficiente. Infatti la critica sarà proprio all'inefficienza del sistema e la nostra storia inizia proprio il 7 novembre del 1628. Siamo in pieno 600, l'Italia è sotto la dominazione spagnola, ma per Don Abbondio questa è una data storica. In realtà non è successo nulla quel giorno, quindi non è una data storica in senso lato, ma per lui sì, quindi è la storia di vita quotidiana di tutti i giorni, ma sicuramente Don Abbondio se la sarà segnata sul calendario e non l'avrà mai dimenticato quell'incontro, quindi quella data gli rimarrà impressa nella memoria. Perché? Perché questa è la storia di tutti i giorni, degli umili, quindi della vita comune di tutti noi. Quel tornava bel bello per una di quelle stradicciole, ecco, è ironico, bel bello perché era tranquillo, tutta la sua vita è scandita da una routine placida, proprio serena, imperturbabile. Ecco, Don Abbondio è proprio il personaggio dell'imperturbabilità, è tranquillo, è sereno ed è chiuso in quella sua bolla di sapone, in quella campana di vetro da cui lui non vuole essere tolto, cioè a lui piace questo, anche quando cammina, notatelo leggendo, lui non si accorge nemmeno della bellezza del paesaggio, non ammira le luci, i colori, è semplicemente felice perché vive una vita tranquilla. Notate l'uso del linguaggio, in particolare dei verbi, sono tutti all'imperfetto. Questo tempo verbale nasconde proprio lo stile di vita di Don Abbondio tra le righe del romanzo, quindi è il tempo della distensione, delle azioni prolungate nel tempo, quindi rivela proprio questa chiusura in un'atmosfera illusoria di quiete e di pace. Quindi è schiavo dell'abitudine, della sua routine ed è staccato dal mondo, dalla realtà, e lui si bea di questa tranquillità e non vuole saperne dei pericoli, ma soprattutto è una persona
che vive benissimo senza le responsabilità, quindi non vuole gli affanni e le preoccupazioni che derivano proprio dalle responsabilità, quindi una vita veramente distaccata all'insegna dell'egoismo e della serenità. Anche nel momento stesso in cui vedrà i bravi, notatelo leggendo, lui non si accorge nemmeno di come sono fatti realmente, sì, nota le armi che hanno addosso naturalmente, ma non si sofferma sul viso, sull'identità del personaggio, lui si ferma soltanto alla superficie, anche quando cammina non nota la bellezza del paesaggio perché è proprio estraneo ad ogni problema, lui vive una vita di estraneità. L'unico movimento dunque che segnala, che evidenzia insomma la sua vitalità, di non essere un automa insomma che si muove per inerzia, è soltanto quello allontanare i ciottoli con un calcio dal proprio cammino, quindi non vuole gli ostacoli e questo gesto rivela psicologicamente la sua moralità. Voltato l'angolo, che cosa vede? Nulla, se non i bravi, non si accorge di nulla, non si accorge nemmeno del solito paesaggio. Quando a un certo punto quella stradiciola si biforca, no, a forma di Y, quindi si ramifica in due parti, proprio in fondo dove c'è quel famoso tabernacolo sul quale sono dipinte le immagini delle anime del purgatorio con queste fiamme che sono lì proprio a monito per i fedeli, insomma, per ricordare loro il pentimento, ecco, lui non se ne accorge neanche questa volta perché è tutto intento a trovare una via di fuga. Ha visto i bravi, questi ragazzacci, questi uomini, questi sgherri al servizio dei nobili, dei potenti, e quindi l'unica sua preoccupazione è proprio la fuga. Notate la climax ascendente di affanno e di preoccupazione di Don Abbondio, no? Piano piano si inquieta sempre di più, quindi prima cerca la via di fuga, questo è il suo primo impulso, proprio scappare, evitare le responsabilità e poi le conseguenze delle sue scelte o delle sue non scelte, perché attenzione, perché anche non scegliere, anche non reagire, quindi rimanere inerme, indifferente, in silenzio di fronte a un abuso significa diventarne complici, però attenzione, quindi di fatto lui si schiera sempre con il più potente e proprio voltato l'angolo dunque vede quell'intoppo nella sua routine. Ecco, questo lui nota, nient'altro, e c'è qualcosa che non va. Tutte le giornate scorrono e sono scandite sempre dallo stesso ritmo, oggi c'è qualcosa che blocca questo movimento, no, quotidiano, illusorio, no, di pace, di serenità. Proprio i due bravi, quei due uomini che lo stanno aspettando. I bravi, e questo termine, il bravo, all'epoca aveva un'accezione negativa e non positiva come oggi, aveva il significato di valoroso, di coraggioso, quindi derivava da un'accezione positiva. Oggi lo possiamo usare anche in modo ironico, quando qualcuno combina qualcosa di negativo, noi gli diciamo bravo, no? In senso ironico ovviamente, quindi all'epoca poi assunse questo significato, questa connotazione negativa proprio per la violenza impiegata dagli sgherri dei potenti. Ecco, di solito venivano usati come guardie del corpo oppure come esecutori di crimini, quindi coloro che dovevano rapire una persona, come nel caso di Lucia, oppure coloro che venivano incaricati dei delitti, quindi si macchiavano di omicidio. Qui parte la digressione storica. Qual è lo scopo di elencare tutte le leggi che esistevano proprio per combattere la piaga dei bravi? Beh, lo scopo è uno solo, cioè sottolineare e denunciare l'inefficienza dell'autorità politica. I potenti, i burocrati e i giudici sono impotenti, non possono fare nulla per risolvere la situazione. Si è creato di fatto un vuoto di potere che viene colmato da questi nobili, da questi signorotti locali che si comportano in modo dispotico e fanno quello che vogliono praticamente, sono i padroni, quindi signoreggiano. C'erano miriadi di leggi, quindi perché Manzoni elenca, soprattutto anche cita testualmente alcuni passaggi, proprio per evidenziare queste miriadi di leggi che erano state emanate dai vari governatori proprio per riportare l'ordine pubblico. Però è un tentativo che fallisce, ce ne sono tantissime. La grida si chiama così perché il testo di legge veniva proprio gridato in piazza, nella pubblica piazza,
affinché potesse essere ascoltato e quindi conosciuto, reso noto il contenuto anche per gli analfabeti, quindi veniva proprio, ecco, gridato pubblicamente in piazza. Le gride, le minacce, quindi il continuo inasprimento anche delle pene non fermano i bravi, i quali sono protetti quindi a causa di un sistema che è completamente inefficace e soprattutto corrotto, che vedremo poi che con la Azzeccagarbugli ci verrà rivelato che il potente, colui che è disposto anche a pagare, troverà sempre una scappatoia per evitare poi una condanna. Anche l'inserimento dei brani delle gride, questo accumulo barocco di nozioni, di contenuti storici, di documentazioni, quindi di leggi, di testimonianze, di lettere, di brani citati, proprio evidenzia proprio quel vuoto di potere che viene colmato dagli oppressori. Quindi, imitando anche lo stile barocco del Seicento, Manzoni di fatto nasconde tra le righe proprio il suo giudizio morale, che è completamente negativo, di condanna nei confronti di un sistema che non funziona. I giusti e soprattutto gli onesti, quindi le vere vittime, non sono tutelate, perché le leggi, dice Manzoni, diluviavano, quindi piovevano proprio a fiotti, ma di fatto erano inefficaci, perché se il potere legislativo funziona, quello che manca è il potere esecutivo, cioè coloro che poi applicano queste leggi e che le fanno rispettare. È dunque un sistema iniquo dove le vere vittime non sono tutelate e le false vittime, che in realtà diventano oppressori, invece possono fare tutto quello che vogliono impuniti. Ecco, questa è la vera condanna di Manzoni, in quanto anche illuminista, perché non dimentichiamoci che le sue idee sono sia illuministe che ovviamente cattoliche, perché poi ci sarà la conversione al cattolicesimo, però nonostante la fede Manzoni comunque ha grande fiducia nella ragione e punta anche alla costruzione di un mondo migliore. Vedremo poi nel corso di questo capitolo che denuncerà anche proprio i privilegi dei nobili, quindi di tutta quella società di antico regime che avrebbe dominato fino al 1789, quindi almeno fino alla rivoluzione francese. Vedremo da un lato quindi le immunità del clero e dall'altro lato invece i privilegi dei nobili. Non dimentichiamo che la società di antico regime, l'ancien régime, è basato proprio sui privilegi, quindi è una società per ceti basata sul privilegio. E alla fine dunque è costretto all'incontro con i bravi, non li può evitare, quindi alla fine, come dirà anche Dante, sì che la tema si volve in disio, quindi a un certo punto affretterà i tempi, quindi accorcerà il tempo dell'attesa e si lancerà sui bravi proprio per capire quale sia insomma il misfatto compiuto magari senza volerlo. Ecco, quindi quello che però, attenzione, lo terrorizza non è la violenza morale, di quella non si cura, anzi la subisce con indifferenza, quindi anche se viene umiliato, quando gli viene fatto uno sgarbo, non gli interessa minimamente, quindi quella la accetta volentieri. Quello che invece lo terrorizza è la violenza fisica, no? Anche poi parlando con Perpetua è terrorizzato dalle schioppettate, quindi ha paura di ricevere insomma una pallottola in corpo e quindi di morire. Quindi viene assalito da questa folla di pensieri. Notare che questa folla di pensieri anticipa l'assalto, quello fisico e reale dei bravi, quindi c'è tutto un meccanismo psicologico che quindi la sua interiorità anticipa quello che poi si concretizzerà esternamente. Però notiamo, ecco, in Don Abbondio proprio il servilismo nei confronti dei potenti. Il primo impulso è quello della fuga, poi ci sono i 1000 pensieri, quindi l'unica preoccupazione alla fine sarà quella di discolparsi, quindi non pensa minimamente a Renzo e a Lucia, quindi alle vere vittime, non pensa a difenderle o comunque a trovare un modo per aiutarle. L'unica sua vera preoccupazione è discolparsi, e qui possiamo parlare anche di donabbondismo, proprio questo fenomeno per il quale, ecco, l'individuo pensa soltanto a se stesso, quindi non ha cura di nessun altro se non di sé. Quanti donabbondio ci sono oggi nel mondo, anche per questo che la società è veramente in crisi, il donabbondismo è estremamente diffuso. Che dire della cultura di Donabbondio, no? Sappiamo che sia Renzo, quando dirà che vuole che me ne faccia io del suo latinorum, ma anche qui gli stessi bravi effettivamente lo prendono in giro, lo sbeffeggiano, lo diridono. No, noi insegnare a lei
che sa di latino. Però notiamo una cosa, qui non c'è una condanna della cultura, però il nozionismo ci fa capire in maniera implicita Manzoni che non serve assolutamente a nulla contro la violenza, perché dalla cultura noi dobbiamo trarre dei valori, cioè degli insegnamenti morali, quindi sono i valori ed è la morale che ci insegna la cultura che sono veramente importanti, perché i valori e la morale poi ci aiuteranno nella nostra condotta di vita, perché la cultura nutre e ci arricchisce, non certo per essere migliori o per vantarci di fronte agli altri, ma semplicemente per essere migliori per gli altri, verso gli altri. Quindi la cultura nutre perché ci permette di assimilare dei valori che sono universali: il rispetto, la solidarietà, l'aiuto reciproco, l'onestà, l'incorruttibilità, il senso proprio dell'onore, quindi della giustizia, della libertà, quindi tutti i valori positivi. E qui però i bravi deridono la sua scarsa cultura, perché lui è molto nozionistico, quindi sa sì delle cose, però non le utilizza, cioè è una conoscenza sterile, puro nozionismo. Quindi attenzione anche a questo aspetto che spesso viene tralasciato, quindi la cultura, no? Quel latinorum per il quale viene deriso. E attenzione perché in quel momento, a un certo punto, cosa fa Don Abbondio? Chiude il breviario, cioè di colpo ecco che passa l'azione, sembra quasi svegliarsi, era immerso nella sua bolla di sapone e così all'improvviso esce dal guscio e inizia, quindi esce di fatto, no? Metaforicamente, psicologicamente esce dal suo guscio, quindi dal suo mondo, e inizia finalmente ad agire. È la prima volta che si muove veramente, sempre per se stesso, però lo fa, e lo fa perché tenta disperatamente, inutilmente di patteggiare, no? Vuole a un certo punto anche negoziare con i bravi, dopo quindi le intimidazioni, quindi le raccomandazioni affinché il matrimonio non venga celebrato assolutamente, no? La famosissima frase: questo matrimonio non sa da fare né ora né mai, ecco, famosissima. Però ecco, notiamo quindi questa psicologia di Don Abbondio, no? In quel momento sembra quasi uscire dal suo incanto, quindi sembra svegliarsi ed effettivamente vorrebbe trattenere i bravi, non vorrebbe più lasciarli andare via. Cambia completamente il suo atteggiamento e per la prima volta sembra vivificarsi. E durante l'incontro ovviamente volano minacce, bestemmie, però ecco, viene minacciato in modo molto sottile e basta soltanto il nome del mandante, Don Rodrigo, no? L'illustrissimo signor Don Rodrigo, il nostro padrone, la riverisce e la saluta. Ecco, basta quel nome appena accennato per scatenare in Don Abbondio un turbinio di emozioni, di paure, di angosce. Ci dice subito Manzoni che per Don Abbondio quel nome è come un lampo, è un fulmine a ciel sereno, ecco perché anche si vivifica. Però ecco, da questo incontro capiamo che Don Abbondio pensa solo a se stesso, il famoso donabbondismo di cui parlavamo prima, e indirettamente vengono intanto introdotti e presentati Renzo e Lucia, perché attraverso il pregiudizio, quindi attraverso gli occhi di Don Abbondio, capiamo qualcosa su di loro. Naturalmente è un giudizio filtrato, quindi è di parte, non corrisponde al vero, perché naturalmente Don Abbondio tenta di tutelare se stesso e quindi dipinge in modo negativo i due poveri sposi, i due malcapitati. Naturalmente qui Don Abbondio è l'eroe nero, quindi è l'antieroe, è colui che avrebbe potuto salvarli, difenderli, anche dare la sua vita per questi poveri personaggi, ma non lo fa per ovvi motivi, ed è quello che ci dice Manzoni poi nella seconda digressione, proprio quando si sofferma a parlare della vita di Don Abbondio. Sappiamo tutti, no? Non era nato cuor di leone, era un vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro. Cioè, cosa sta dicendo? Che era un povero, un semplice, un umile, cioè in fondo è una vittima anche Don Abbondio, e Manzoni questo lo riconosce, anche pietà per questo personaggio. Infatti non condanna la sua scelta di tutelarsi, ma condanna proprio il suo comportamento morale, cioè il fatto non di essere nato senza artigli e senza zanne, come ci dice Manzoni, ma le sue scelte morali, cioè utilizzando il libero arbitrio decide quindi di schierarsi dalla parte dei potenti, quindi degli oppressori, quindi di fatto con i più umili, con i più deboli diventa oppressore a sua volta, perché è lui che
che crea il danno, il primo torto, il torto che poi innesca tutto il meccanismo, quindi tutta la storia, insomma, che dà il via al romanzo, è proprio il suo rifiuto di sposarli. Ecco, non era un cuor di leone, e qua ci ricorda subito alla mente Riccardo Cuor di Leone, cioè il romanzo di Walter Scott, Ivanhoe appunto, ci dice che le leggi diluviavano, quindi piovevano da tutte le parti, e di nuovo ecco l'impunità organizzata, come la chiama Manzoni. È straordinaria questa definizione, proprio è lapidario, è categorico, è una condanna definitiva, non usa quel tono violento da invettiva di Dante o di Petrarca o di altri autori, però lo dice. Quel tempo era un periodo di impunità organizzata, quindi non si poteva assolutamente fare nulla, i poveri erano abbandonati a se stessi. Questa pioggia infinita di leggi, proprio dice Manzoni, attestano ampollosamente l'impotenza degli autori, quindi tantissime leggi, un potere legislativo efficiente, mancano coloro che facciano rispettare e che mettano soprattutto in esecuzione quanto veniva deciso. Quindi veramente il mondo di Manzoni è diviso in due categorie, gli oppressi e gli oppressori, ma non dobbiamo dimenticare che nel mondo in cui vive il male, no? Se Dio esiste, perché c'è il male? Non è colpa di Dio, assolutamente no, il male deriva dalla trasgressione, dal peccato, quindi dalle scelte che consapevolmente l'uomo opera, che l'uomo fa contro il bene, contro la legge. Quindi quando decidiamo di trasgredirle queste norme, ecco, in quel momento noi pecchiamo, quindi possiamo commettere dei reati ma anche dei peccati, quindi sta sempre al libero arbitrio dell'uomo. E per risolvere i problemi quindi è necessario da un lato lavorare con la nostra ragione affinché tutti possiamo costruire un mondo migliore, e questa è la visione illuministica di Manzoni. Dall'altro lato però, ci dice sempre il nostro grande autore, dobbiamo anche attendere l'avvento di Dio, perché tutto ciò che non riesco ad ottenere in questa vita potrò riceverlo in quella futura, e qui è l'ottica cristiana. Quindi attenzione, perché non è un paradosso, le due visioni vanno di pari passo, quindi sono due binari paralleli che addirittura si intersecano tra di loro, perché fede e ragione, diceva per esempio Tommaso d'Aquino, le due cose non sono in contrasto, anzi si intrecciano, e laddove non arriva la ragione poi devo compiere quel balzo e affidarmi completamente a Dio, che è l'insegnamento che noi possiamo trarre da Renzo e Lucia. Quando l'uomo ha esaurito tutte le sue possibilità, non può fare nient'altro, e lì ci sarà quindi l'appello ad Agnese, poi il rivolgersi alla Zeccagarbugli, quindi all'avvocato, poi si ricorre al padre Cristoforo, quindi ci si rivolge sempre alle autorità, a Gertrude e così via. Poi ovviamente è Renzo che va a Milano. Quando sono esaurite tutte le possibilità non resta che affidarsi alla divina provvidenza e alla misericordia di Dio. Lucia ne è l'emblema più evidente. A un certo punto compie anche il voto, e sbagliando, perché fa un voto ovviamente insensato, però di fatto ci insegna il Manzoni attraverso Lucia che a un certo punto l'uomo è impotente, arriva fino a un certo punto e poi si deve abbandonare. Ecco, in quel momento quindi noi lasciamo la ragione e ci lasciamo quindi cullare, trasportare e guidare dalla fede. Quindi non sono due ottiche in contraddizione, ma addirittura una è a sostegno dell'altra. Da bravo illuminista, Manzoni critica tutti i privilegi del ceto nobiliare, cioè quell'ancien régime che avrebbe poi governato fino alla rivoluzione francese. Quindi da un lato la condanna delle immunità del clero, come ci dice nella digressione, la Chiesa è interessata soltanto a proteggere i suoi privilegi e soprattutto le sue immunità, e dall'altro lato abbiamo invece i privilegi della nobiltà. Qui ecco di nuovo il Manzoni illuminista che critica violentemente quel tipo di società. Mentre Don Abbondio torna a casa, Manzoni quindi ci rivela di più sul personaggio e ci dice che Don Abbondio era solito sigillare tutte le sue sentenze, tutti i suoi discorsi con una massima. Questa massima è: a un galantuomo il qual badi a sé e stia nei suoi panni non accadono mai brutti incontri. Ecco, questa è la logica egoistica, questo è il donabbondismo, no? Il male è solo per coloro che se lo vanno a cercare, quindi è fuori da questa bolla di sapone, da questa campana di vetro. In realtà non è così. Lucia smentirà questa mentalità perdente, perché non è una mentalità cristiana. Il cristiano sa di vivere nel mondo
mondo, non può vivere separato dal mondo. I cristiani sanno bene, dice la Bibbia, no? Voi vivete nel mondo ma non siete del mondo, perché io vi ho chiamati, dice Cristo, quindi vi tengo lì. Infatti che cosa dice Gesù quando è sulla croce a Dio? Ti prego non di toglierli dal mondo, ma di preservarli nel mondo dal malvagio, cioè dal male. Quindi sappiamo bene che il male alberga e dimora non solo in ognuno di noi, ma in tutti i luoghi del mondo. Quindi il problema non è Dio, il problema siamo noi, cioè dipende come reagiamo di fronte agli ostacoli, di fronte alle avversità della vita. Lucia alla fine smentirà questa mentalità perdente, perché dirà: io non me li sono andata a cercare i problemi, ma sono loro che sono venuti da me, questi guai, che loro stavano facendo la loro vita. Lei, tornando a casa dalla filanda, si imbatte in Don Rodrigo ed è lui che inizia quindi a farle la posta. È un vero e proprio stalker, potremmo dire noi oggi, perché inizia ad importunarla, ma non è certo stata Lucia ad andarlo a cercare, e soprattutto non gli ha dato nessun motivo per nutrire false speranze. Noi sappiamo che Don Abbondio torna a casa e lì inizia il dramma familiare, ecco, le beghe quotidiane, no? Il dramma verbale tra la Perpetua e Don Abbondio, quindi tra la serva e il padrone, che in realtà poi la serva si trasforma anche in padrona, perché è lei che inizia a suggerire insomma delle soluzioni possibili al padrone, e piano piano, lei che lo conosce e sa come prenderlo, alla fine gli fa vuotare il sacco. E Don Abbondio quindi rivela tutto quello che è successo. Però notare che Perpetua è molto intelligente, perché consiglia a Don Abbondio di rivolgersi al cardinal Federigo Borromeo, quindi all'arcivescovo, perché sarebbe lui l'unica autorità in grado di intervenire, ed è quello che Don Abbondio avrebbe dovuto fare, ma di fatto non lo fa. Si infuria, no? Ed è preoccupatissimo e non ci pensa minimamente a cantare, quindi a vuotare il sacco con i suoi superiori, perché teme appunto le schioppettate. Ecco, qui ci dice Manzoni, posto di fronte a una scelta, nel pieno esercizio delle sue facoltà mentali, utilizzando il libero arbitrio che Dio ha donato a ciascuno di noi, lui sceglie di schierarsi dalla parte dei vincitori momentanei, quindi degli oppressori, quindi permette al sopruso di compiersi, perché lui avrebbe potuto impedirlo, ma non lo fa, e quindi di fatto diventa complice di quel sistema iniquo che qui ha tanto criticato e aspramente condannato il Manzoni.